Salve amici e bentornati sul canale. Oggi facciamo un video un po' particolare e ho deciso di fare questo video non perché ho voglia di farmi propaganda né di far vedere agli altri ciò che faccio, perché comunque sia noi negli anni in questa zona qui dove stiamo abbiamo fatto un po' di segnalazioni, abbiamo fatto un po' di pulizia, abbiamo tirato fuori delle batterie abbandonate di macchine, però mi sembra di capire, mi sembra di vedere che non ci sia nemmeno troppo controllo dietro a queste cose, perché qui veramente si va a fare una camminata nel bosco e si trova di tutto. Ora, dopo questo periodo dove tutti siamo stati fermi, mi sarei aspettato un po' di sensibilizzazione per quanto riguarda i giovani e le persone che vengono a camminare o vengono a trascorrere una serata. E poi io sono d'accordissimo sul fatto che venire nel bosco è una cosa positiva, però vi farò vedere in questo video che è una cosa incontrollabile, perché qui tempo una settimana che pulisci, perché io mi capita spesso di prendere i guanti e il sacco nero quando ho tempo e di ripulire un po' il bosco, qua dopo una settimana è già sporco e noi abbiamo fatto segnalazioni per far, diciamo, magari fate passare una macchina per controllare anche il giro che c'è. I cassonetti ci sono a 1 metro, ma qua si trova di tutto in terra, si trovano bottiglie di vetro, si trovano mascherine adesso, e soprattutto in questa zona qui c'è il problema che vengono a scaricare anche, cioè si trovano gabinetti rotti, mattonelle, si trovano lavatrici, elettrodomestici, motorini rubati, di tutto, perché qui diciamo non c'è un controllo, quindi ognuno di loro può venire a fare la loro porcata, lasciare nel bosco qualunque cosa e nessuno li controlla. Adesso vi faccio vedere un po' la situazione così capite meglio. Allora, qui basta camminare un secondo e si trova già la prima mascherina, vedete? Adesso questa noi la prendiamo e la mettiamo nel nostro sacco nero. Invece qui c'è una piazzola dove vengono spesso dei ragazzi. Come vedete qua si trova di tutto, si trova fazzoletti, si trovano sigarette, si trovano preservativi, si trovano gomme, si trovano sempre preservativi, si trovano lattine, si trovano bottiglie di birra. Vedete, qua ci sono bottiglie ovunque, anche di plastica, vedete? Bottiglia di plastica, cioè basta fare 1 metro e ne trovi altre 5. Quindi ora mi metto a raccoglierle. Poi vedete qui si scende ancora un po' di più e c'è un'altra bottiglia di vetro, una bottiglia di plastica, un'altra bottiglia di plastica, un'altra bottiglia di birra, cioè, e questo non è che succede in non lo so 3 anni, succede in 1 settimana, cioè capite che poi se poi uno smette di pulire diventa ingestibile la situazione. Come vedete abbiamo già raccolto un po' di roba, però adesso siamo arrivati in un punto dove ho trovato qualcosa di particolarmente grave. Ora vi faccio vedere, cioè, qui in terra c'è una siringa, cioè, vedete tutti, cioè, questa cosa è un po' preoccupante, vedete che ci sono altre bottiglie, un'altra birra, altre bottiglie di vetro, cioè capite che è una situazione un po' grave. Sono sicuro che probabilmente anche dalle vostre parti, in qualunque parte dell'Italia ci sia questo problema, però bisogna che qualcuno faccia un controllo, perché qui è uno schifo poi, capite? Cioè diventa veramente brutto anche da vivere questo posto. Anche in questa zona qui vedete c'è uno spiazzo che è proprio all'interno del bosco, da giù c'è una sedia, qua ci sono sempre fazzoletti, sempre bottiglie di vetro, poi qui ho trovato addirittura pezzi di potature di una palma, e quindi probabilmente qualcuno che doveva smaltire delle potature. Qua ci sono dei calcinacci, vedete? Qui ci sono dei calcinacci probabilmente di tetti che sono state scaricate, vedete? Qui c'è uno spiazzo da un camion qui, e poi qui invece c'è questi scarti di palme che non so perché sono state messe in questa posizione. Cioè, vedete che comincia a essere un casino qui. Allora, siamo a metà sacchetto quasi e comincia a pesare il sacchetto.
qua troviamo un'altra bottiglia di vino. E adesso ci stiamo avvicinando in una zona dove è molto frequentata dai ragazzi, e io non ho niente in contro a questo, anzi sono molto contento che sia frequentata dai ragazzi. Il problema è che non è, diciamo, tenuta come dovrebbe essere tenuta la zona, e io non voglio che poi questa zona diventi una discarica a cielo aperto, perché poi quando ci saranno troppi rifiuti la gente cambierà posto e andrà da un'altra parte sicuramente. Qui siamo arrivati nella zona dove è parecchio frequentata, infatti vedete qui ci sono addirittura dentro i rovi, c'è di tutto, ci sono bottiglie, vedete laggiù ci sono birre. Il problema è che non si riesce ad arrivare in quella zona perché qui ci sono tutti pruni e bisognerebbe vestirsi in un altro modo. Vedete, ci sono rifiuti ovunque qua dentro la rete, che credo siano stati buttati negli anni. Vedete, c'è questa rete, vedete che ci sono tutti rifiuti e niente, vedete, la zona è questa, e qua c'è un'altra mascherina, la terza che ho trovato, vedete, qua c'è una mascherina e niente, poi ci sono vari fazzoletti, varie lattine, vari sacchetti di plastica. Io ora mi metto, pulisco un po' dove riesco a arrivare e poi casomai la prossima volta mi vesto e lo faccio in un altro modo. Vedete, qui c'è altra roba. E qui siamo al di là della rete, chiaramente qui col tempo, con il vento, poi è arrivata tutta la roba, vedete, lattine, piatti, bottiglie, laggiù c'è una bottiglia di vetro, laggiù c'è una gruccia addirittura, un'altra bottiglia di vetro. Comincia a essere una discreta quantità di rifiuto che poi non essendoci pulizia, non essendoci controlli, qui nel giro di 1, 2, 3 anni comincia a essere una discarica, veramente fa schifo poi questo posto, perché come vedete è bellissimo, veramente un bel posto, però quando sarà pieno di rifiuti credo che poi verrà etichettato come quel posto sporco dove anche le famiglie di persone con la testa a posto non ci verranno più. Vedete, anche qui col tempo poi si è accumulata una serie di bottiglie, perché con la rete, perché la rete inizialmente era una cosa giusta, perché avevo recintato questo parco, perché poi una volta era tutto chiuso, c'era questo cancello che poi veniva aperto, non lo so, 1 o 2 volte l'anno, poteva mettere una persona e veniva a aprirlo tutti i giorni. Il problema è che poi, come vedete, qui hanno sfondato tutto, quindi anche le catene che sono state messe qua sono inutili. E niente, e la situazione è questa, però è un dispiacere vedere un posto così bello, così in degrado. E noi facciamo quello che possiamo, però bisognerebbe qualcuno più importante di noi ci desse una mano, perché basterebbe fare un minimo di controllo, che venisse qualcuno ogni tanto a controllare, perché qui tempo una settimana che lasci tutto così e torna a essere sporco. Allora, il nostro sacchetto è pieno praticamente, non ce la faccio più nemmeno a portarlo da quanto pesa, oppure poi si sfondi. E qui in questa zona qui ho trovato praticamente, credo sia il cestino che era fuori dal parco, che inizialmente era comodo perché poi passava il camioncino dei rifiuti, lo prendeva e lo svuotava. Credo sia stato portato da qualche genio all'interno del parco, e come vedete la gente poi ci butta la roba sopra, non lo svuota nessuno. E vedete la situazione qual è, abbastanza pessima. E niente, io sono quasi disperato, perché posso anche ripulire, però qua ci servirebbe un trattore per prendere questo cassonetto, lo riporti fuori, così poi le autorità che sono adibite allo smaltimento di questi rifiuti li prendono e li portano via. Il problema è che qui comincia a esserci troppa roba e comincia a essere impossibile poi tenerlo questo posto. Allora, sono stato appena ora a buttare tutta quella carcassa di rifiuti che ho trovato nel bosco e in quel parco lì, e niente, io ho fatto questo video solamente perché sono sicuro che anche in altre parti d'Italia c'è questo problema, non è solo qui, chiaramente non posso dire che il problema è solo qui, sicuramente c'è un'emergenza, diciamo, nazionale o mondiale di questa cosa. E nulla, io spero che magari con questo video si possa smuovere qualcosa, perché anche mettere dei cassonetti fuori, riportare quel cassonetto fuori, possa migliorare anche di poco la situazione, perché è veramente brutta.
questo bosco qui è bellissimo e vederlo in quello stato è veramente brutto.